Siamo di nuovo qui con Andrea Stoppa Sensei in visita dall'Italia per il suo pellegrinaggio marziale in Giappone che fai ogni anno. Sensei, è un piacere rivederti. Anche per me, Sandro, veramente, come sempre. Dove andremo stasera? Dove ci porterai? Oggi siamo di nuovo a Imachi, in prefettura di Shinagawa. Questa sera ci alleneremo allo Hombu Dojo della Kyokushin Kenbo, che tu sei già stato un paio di anni fa. Questa sera però la lezione sarà una lezione diversa dal solito. Praticheremo il karate, ma non il Kyokushinkai nella forma, diciamo, ortodossa, agonistica, quella che prevede il pugno al petto, un regolamento ben definito, ma praticheremo una lezione di Budo Karate, perché proprio il nome è Kenbukai al Bu di Budo, quindi faremo Ken Budokai. Perfetto, e oggi Sensei e il maestro Kaneko sono stati particolarmente gentili nell'invitarmi, quindi avrò anche io l'occasione di praticare quest'arte marziale. Per me è la prima volta, quindi sono molto eccitato. Sensei, ovviamente confido nella tua guida. Ci prenderemo cura di te, come tu fai con me sempre. Con Andrea Sensei iniziamo a dirigerci verso il dojo e ne approfittiamo per fare un giro tra le tranquille strade di Oimachi. Andrea Sensei è molto popolare tra i bambini del dojo. Beh, insomma, io quando vedo i bambini divento bambino anch'io. Poi è bello quei bambini, è cosa bella, dovunque io vada, dovunque io vada con i bambini è cosa bella lasciare un bel ricordo, perché che continuino a praticare o meno, la cosa più importante è che vedano negli adulti un punto d'appoggio, un sostegno, lasciare un sorriso sempre più bello che aver lasciato qualcuno KO. I bambini ovviamente no. Boh. Per me la palla non la leveranno mai. Oh, sugoi. Mi hanno detto che in Brasile il jiu-jitsu in realtà era uno sport da ricchi. Sì. Perché devi comprare il kimono e quando ne hai uno devi prenderne due. Mentre invece quando hai un pallone fai giocare 22 bambini e altri 22 aspettano il turno successivo. Dopo aver girovagato un po', arriviamo finalmente al dojo della Kenbukai. Mentre saliamo le scale, Andrea Sensei mi racconta degli atleti che hanno portato in alto il nome della scuola, sia a livello nazionale che internazionale. Quando entriamo, Kaneko Sensei sta terminando una lezione con i bambini. Lo sparring è una parte molto importante del Kyokushin, ma è necessario che venga praticato con i dovuti accorgimenti per evitare infortuni. Alla fine dell'allenamento, i bambini puliscono il dojo, un'abitudine comune nelle scuole di arti marziali in Giappone. Andrea Sensei discute brevemente con Kaneko Sensei e Fuji Sensei prima di iniziare il nostro allenamento. Allora Sensei, eccoci qui all'interno del dojo, stiamo per iniziare l'allenamento con Kaneko Sensei. Siamo pronti? Sento un pochino agitato. Sì, siamo pronti, la mente è pronta e vediamo, nonostante la stanchezza di oggi, di questa spostatezza di vari allenamenti, insomma, di riuscire a fare un buon lavoro tutti insieme. Dai. Allora, via, forza. Ikimasu! Ikimasho. Ikimasu! Oss. Come anticipato da Andrea Sensei all'inizio del video, l'allenamento di oggi è diverso da quello che si vede normalmente nelle palestre di Kyokushin. Kaneko Sensei ci spiega come applicare l'energia interna ai movimenti basilari del karate, sfruttandolo a nostro vantaggio per destabilizzare l'avversario. Come vedremo, si tratta di un concetto molto diverso dal semplice colpirsi a vicenda finché uno dei due combattenti non prevale sull'altro. Lo ascoltiamo tutti con estrema attenzione. Andrea Sensei e Fuji Sensei cercano di spiegarmi nel modo più chiaro possibile come i concetti illustrati da Kaneko Sensei possano essere applicati alle forme di base. Per me è un grande privilegio essere guidato da maestri di questo livello. Kaneko Sensei vuole darmi una dimostrazione concreta dei concetti che sta spiegando e mi invita quindi a trattenerlo con forza. Sentivo la tensione nel suo braccio ed ero certo di poterlo bloccare, ma nel momento in cui l'ha rilasciata sono stato attirato verso di lui senza nemmeno accorgermene. Una sensazione difficile da spiegare a parole. Mi ha mostrato anche la situazione opposta, nella quale era lui a spingermi mentre io cercavo di opporre resistenza. La semplicità con cui riusciva a manipolare il mio equilibrio mi ha lasciato completamente di stucco.
Ci siamo poi messi in ginocchio per capire come determinati concetti possano essere applicati indipendentemente dalla posizione assunta. Anche in questo caso il risultato è stato sempre lo stesso. Opponendo forza alla forza, riuscivo in qualche modo a resistere alla sua pressione. Ma nel momento in cui Kaneko Sensei cessava ogni tipo di resistenza e reindirizzava l'energia attraverso schemi motori ben precisi, venivo spazzato via. でもやろうとしちゃってここに意識があるとこれで分かっちゃう反応しちゃうでこれすごい難しい叩く方がもっと難しいでこのままこれはまあ目で分かりますよねでここを引っ込めて縮めてギュッときてちょっと違いますかいつ来るか分からないです、はい、でも今はちょっと僕今失敗しますこれ一番難しいですよ叩こうとするときが一番難しい叩く気がない状態でキュッといく方がいいかもしれない C'è un aspetto molto importante di questa lezione. In molte scuole di arti marziali quello che state vedendo viene passato come tecnica, invece è un principio che serve per migliorare la tecnica va applicato, perché questa è una scuola con una forte finalità al combattimento reale, sia nel Kyokushinkai ortodosso sia nello Shinken Shobu con gli attacchi al viso. Questo è molto importante, quindi non sono dei precetti e delle situazioni verificabili solo all'interno della scuola, tra persone che praticano lo stesso tipo di disciplina, come avere certe forme di Tai Chi o di Aikido particolarmente estreme, ma sono dei principi universali che poi possono essere applicati per migliorare le prestazioni e la tecnica stessa. Durante il resto della lezione, Andrea Sensei ha continuato a mostrarmi alcuni esercizi preparatori ai concetti spiegati da Kaneko Sensei. Per facilitare ulteriormente la mia comprensione, mi ha mostrato come ciò che stavamo studiando potesse essere applicato anche ad arti a me più familiari, come il Jujutsu. Ogni volta che entravo in contatto con Andrea Sensei, avevo la sensazione di essere completamente in balia della sua energia. Kaneko Sensei sembra apprezzare molto il tipo di lavoro che stiamo svolgendo. Che tipo di sparring andremo a fare, Sensei? Quando si parla di sparring, nella maggior parte delle scuole si tratta di mettersi sulle protezioni e colpirsi il più forte possibile. In realtà esistono forme diverse di allenamento al combattimento. A me piace più usare il termine judoistico randori, cioè il controllo del caos mentale. Quindi questa sera sarà un lavoro in cui cercheremo di fare degli scambi controllando il caos mentale e nell'esecuzione della tecnica magari cercare di inserire alcuni degli principi che abbiamo visto prima. Proprio per questo l'intensità sarà bassa, perché inizialmente c'è bisogno di pensare a quello che abbiamo fatto. Poi magari già a livello di cintura nera queste cose nasceranno in maniera tutto naturale e spontanea. L'ultima parte dell'allenamento è dedicata allo sparring, ma anche qui cerchiamo di applicare i concetti spiegati da Kaneko Sensei, proprio come ci aveva ricordato Andrea Sensei. Ovviamente non è facile e noto subito come i ragazzi più giovani cerchino di aumentare immediatamente il ritmo. Soprattutto per gli agonisti, confrontarsi con qualcuno della prestanza fisica e della preparazione di Andrea Sensei rappresenta un importante banco di prova. Anche Fuji Sensei combatte con grande calma, soprattutto quando si trova di fronte a studenti di grado inferiore. Persino con le cinture nere riesce a mantenere una compostezza non indifferente, anche quando aumenta il ritmo. Quando gli agonisti si trovano gli uni di fronte agli altri, naturalmente l'intensità si alza e spesso riesco a sentire chiaramente i colpi che impattano sui loro corpi. Sono però certo che nessuno stia colpendo al massimo della propria potenza. Anche i più piccoli non si tirano indietro durante lo sparring, naturalmente con protezioni maggiori rispetto agli adulti. Tutto avviene sotto lo sguardo attento di Kaneko Sensei. Sensei, com'è andata? Sono bravi, vado piano perché non blocco molto perché peso tanto, quando faccio più leggeri lascio stare, cerco di lavorare sul ritmo. Alle volte non è facile, i giovani vogliono fare le gare e quindi è così, però va bene, fa parte dell'età del percorso. Ma mi sembra che sia andata discretamente bene per quanto possa andare bene uno sparring.
L'allenamento giunge infine al termine. Dopo il saluto finale, Kaneko Sensei riepiloga quanto praticato durante la lezione, ponendo l'accento sulla difficoltà di applicare determinati concetti alla pratica quotidiana. Alla fine c'è tempo anche per una foto ricordo. OK 力を自分の体の中から出すときには今まで自分たちがやってきた試合でこう考えたときに力を入れながら叩いたり蹴ったりするんですけども、今はもう全く真逆で力をギュッと入れたらできないことが今自分たちの稽古なんです。だから体の使い方も全く真逆です。力を骨も筋肉もギュッと締めてやってたものが今やろうとしている稽古は逆に骨も筋肉も隙間を作ってちょっとこう広がっていくような感覚じゃないと今の自分たちがやろうとしている稽古はできないっていうふうに、私も練習を通じて感じました。だから全く逆でした。Ultimamente, soprattutto nel mondo delle arti marziali, si parla molto di segreti, c'è molta confusione riguardo a quello che è il concetto e a quello che è il principio. Si dovrebbe di più pensare a applicare e a lavorare sull'applicazione che semplicemente continuare a tirare fuori nuovi concetti. Si crea un po' di confusione tra quello che è l'arte marziale, come dovrebbe essere, e quello che le persone pensano alla testa che sia l'arte marziale, un qualcosa di molto fumoso, di fantasioso, no? Di quasi cinematografico. Alcune scuole hanno fatto sì che queste cose diventassero la finalità del loro allenamento, da noi sono un modo, per poter migliorare ulteriormente e proseguire a lungo in quella che è il do del Budo. 優しい気持ちにならないとできない。難しいんですよ。実際に叩きに行くけど優しい気持ちで弱い状態になっていくという感じですかね。そこがすごく難しいです。無の状態になる。何かをエネルギーを出したら分かっちゃうから自分は無の状態のまま動けるっていうことだと思います。これから。Sensei, che cosa riporterà in Italia di questo viaggio, di questi allenamenti, di questi giorni? Una continua conferma che un lavoro sereno e serio porta i suoi frutti. Grazie mille. Grazie a te, Sandro. Domo arigato gozaimasu. いえ、こちらこそ。Qui Calcio sta al secondo incontro che sta facendo i campionati del Giappone, ma sta combattendo con la mano già rotta, ma non si è ritirato. すごいですね、これも。ここになります。おお。やっぱり先生はこういうのがお好きですか？そうです。昔からヒーローに憧れてました。ああ。はい。先生も十分ヒーローになられたじゃないですか。とんでもない。La serata termina con una bellissima cena, durante la quale ho avuto l'opportunità di continuare a parlare di arti marziali con maestri che hanno dedicato la propria vita a queste discipline. Una fortuna non da poco. Desidero ringraziare di cuore Kaneko Sensei, Fuji Sensei e tutti i membri della Kenbukai per avermi invitato e accolto con grande disponibilità, permettendomi di provare un'arte marziale nuova e di conoscere un approccio al Kyokushin molto diverso da quello che avevo immaginato. Un ringraziamento speciale va naturalmente anche ad Andrea Stoppa Sensei, che ha reso possibile questa esperienza e che ha avuto la pazienza di guidarmi durante tutta la lezione, cercando di rendere comprensibili anche a un principiante concetti tutt'altro che semplici. Praticare insieme a maestri di questo livello è stata per me una bellissima opportunità, che spero di poter replicare in futuro. Grazie per aver guardato il video e alla prossima!